Ciao, bentornati su KS Lab. Oggi volevo fare un nuovo format, una reaction alla nuova stampante ibrida DTG Q1. Ho visto che si è creato molto hype intorno a questa macchina e le aspettative sono piuttosto alte. Adesso vorrei andare con voi a commentare insieme il video della presentazione. Andiamo a vederlo insieme. Ok, partiamo. Adesso andiamo a vedere. Come vi dicevo, il video è in inglese, quindi eh, nel caso non capiste cercherò di tradurre le parti principali. Allora, questa macchina viene chiamata ibrida. Ora, io ho già visto il video di presentazione e penso che sia chiamata ibrida per il fatto che si può fare sia DTF che DTG. Ora adesso approfondiamo più avanti. Looking to expand the range of products that they can embellish. The unique features of the Q Hybrid Series printer enables garment decorators to print directly onto fabric. Vabbè, qua dice che si può utilizzare come una stampante DTG normale. Which are suitable for the DTG process, but also print direct to film DTF for fabrics more suited. E qua accenna al fatto che si può utilizzare come DTF. Allora, primo commento, chiaro, ribadisco, secondo la mia personale opinione, non voglio giudicare, eccetera, eccetera, ho visto il video, la macchina non l'ho vista dal vivo, però vabbè, niente di esorbitante. Anche con le macchine flatbed normale si può stampare in DTF. Il fatto che questa venga venduta come ibrida per la DTF è semplicemente perché il RIP ha già la funzione DTF integrata, significa che ti mette l'immagine speculare, avrà, diciamo, viene calcolato, viene messo meno inchiostro, viene fatto il fondino bianco con meno inchiostro rispetto al tessuto, saranno già tarati insomma i valori per la DTF al posto che farlo manualmente da un RIP per l'Epson, Garmin Creator o simili, Brother, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso, la prima volta che lo si fa con una macchina che non è fatta per il DTF, bisogna fare i test e provare quanto, quanto inchiostro va posato, ma fatto e salvato il profilo, poi dopo si può fare tranquillamente con una macchina normale. Quindi fin qui non ci vedo niente di così assurdo. Andiamo avanti. The fact is, many fabric products require different decoration processes. Having the option to use both direct and indirect methods. Allora, questa cosa è giusta, nel senso, adesso poi lui parlerà nello specifico del fatto che a seconda del tipo di abbigliamento, che sia un prodotto in poliestere o piuttosto che in cotone, come sappiamo il poliestere in stampa diretta in DTG è pressoché impossibile, crea problemi. Quindi in questo caso effettivamente avere la possibilità con la stessa macchina di fare la stampa diretta oppure fare un transfer come il DTF è comodo, perché il DTF sul poliestere non dà problemi, si può fare ed è molto comodo. Quindi questo in effetti è un più, è una cosa intelligente. When set up in a pod configuration, will meet their larger production requirements. Therefore, the Q Hybrid Series printers are built with growth in mind. Print speed Vabbè, and solite cose da application commerciale, macchina Hybrid velocissima. Series design. The Q Hybrid Series printer eliminates many of the frustrations we find with slower single printhead systems by offering a 2, 4, or 6 printhead configuration option. Allora, questa cosa è interessante. Dice che praticamente può montare da 1 a 4 fino a 6 testine, aumentando così la produzione. Allora, la Q1 è quella a piastra singola, la Q2 che ho visto è quella a doppia piastra, però da quello che dicono si possono prendere a seconda che piastra singola o piastra doppia, montando, lui dice
1, 4 o 6 testine per avere una produzione più elevata. Tra l'altro, Time is money, so productivity is ok, greatly sì. enhanced with the use of multiple print heads that significantly increase throughput with faster print speeds. CMYK and Allora, praticamente questa macchina fa direttamente in one pass, cioè fondino più quadricromia contemporaneamente, che a dirvela tutta a me mi ricorda già una macchina che si è vista intorno al 2018-2019 della concorrenza, una roba simile, doppia testina sul davanti, avere la quadricromia e dietro il bianco, mi sembra un qualcosina di già visto, che per carità non è la stessa testa, è un altro tipo di testa, ma la configurazione di sfalsare le due teste di modo da farlo tutto in one pass, non lo so, a me sembra qualcosina di... Mi sembra che questa macchina sia un insieme di soluzioni buone prese da vari personaggi della concorrenza di vari brand diversi. Poi non so voi, casomai scrivetemi sotto cosa ne pensate voi. white colors can be printed in one pass with a trailing head Ok, sta configuration parlando and che true fa in one pass pass. You can expect direct DTG prints of up to 50 dark garment. Dice che riesce a stampare 50 magliette scure all'ora. Che chiaramente sappiamo benissimo che queste dichiarazioni commerciali dipendono, sì, ok, dipende dalla grafica, quanto è grande, perché vuol dire tutto e niente. Sicuramente è veloce, perché sicuramente è veloce. Però non lo so, un GTX o un F2100 secondo me non è che ci va poi così lontano, eh. Per hour with the Q1 hybrid and 60 light shirts. In DTF Soprattutto il GTX, guarda un po', ha la stessa configurazione di testa e fa anche lui la One Pass con così, quindi mode, up to 200 smaller images for transfer, delivering the ultimate in flexibility. The Q Hybrid Series inks are a new formulation and specifically created for the Q Hybrid Series Alpha. vabbè, insomma, gli inchiostri sono formulati apposta per questa macchina, sono in sacchetti. The ultra large bulk ink pack system is cost effective and efficient by enabling uninterrupted print production. Praticamente non credo che abbiano il chip di riconoscimento, si cambiano le sacche e una specie di sistema bulk così, comodo, sembra comodo, sì. An optional expanded color gamut configuration is available with the addition of violet and orange. Allora, qua dice che si può addirittura mettere, oltre la quadricromia standard in CMYK, mettere il viola e orange, ha detto? Ok, per ampliare la gamma del CMYK, che come sappiamo che in alcuni colori taglia un po' troppo e quindi non è poi così affidabile. To deliver even higher color accuracy. The ink chemistry is GOTS approved, Oekatex Vabbè, certified, che gli and inchiostri sono biodegradable. Ecotex, For safe and biodegradabili, sustainable bla bla textile bla, solite cose. printing transfers has been made much easier with a unique reverse firmware that allows you to switch from direct to transfer prints instantly by reversing the print direction. Allora, qui quello che vi dicevo prima, che dice direttamente nel RIP della macchina è integrato la possibilità di cambiare da DTF a stampa diretta a livello di parametri, a livello che mette l'immagine speculare, mette prima il colore poi il bianco per il DTF e viceversa il bianco e poi il colore per la stampa diretta. Of the platen. A QLVP heated vacuum platen is designed to secure and preheat film transfer. Allora, qui c'è una cosa interessante, boh, anche lì. Le piastre, questa piastra forellata che si vede è una piastra aspirata che serve a una specie di vuoto a tenere la maglietta perfettamente appiccicata o comunque fissata alla base per evitare pieghe e cose del genere e anche per il foglio per il DTF. La cosa interessante che dice è che questa piastra si riscalda anche di modo che quando si fa la DTF
mm, fa gellificare più velocemente l'inchiostro e evita che magari si mescoli o si perda definizione sovrapponendo i due strati di inchiostro uno sull'altro. Quindi lo fa gellificare più velocemente e dovrebbe avere un risultato più pulito di transfer, di stampa. Che questa cosa qua del piano riscaldato, adesso poi nel particolare non scende, però questa è una cosa intelligente. Sul fatto del piano aspirato per le magliette, sinceramente, anche utilizzando i metodi come il GTX che si infila o l'Epson che ha il grip pad piuttosto che la si appoggia su e si mette il telaio, non mi sembra che... Forse il telaio fa perdere un pochino più tempo, ma non mi sembra che sia una cosa così significativa. Anche perché se si parla di macchine a piastra singola così, non è che si fanno cose da migliaia di pezzi al giorno, quindi non lo so, non ci vedo tutta questa perdita di tempo. Sheets for printing. Both of these design features result in better image quality by eliminating color bleeding and enhancing print accuracy. Sì, The esatto, transfer che speed dice che transfers rimane più on the Q accurato il hybrid transfer, silicon and nylon. perché lo... Many synthetic Sì, la cosa di prima che col DTF si può stampare, dice, sul nylon, sul poliestere senza problemi perché non c'è bisogno del primer come sulla stampa diretta. Insomma, il DTF per stampare sui sintetici è un'ottima soluzione. fabrics, synthetic fabric that are diamonds for Posso direct printing confermarlo. Ecco qua faster la and piastra di cui easier. vi dicevo The prima, design of the che è flat printed intercambiabile. positioning Secondo me bearings la have very little cosa hoop, tucking poco or levers needed. poco funzionale è che per dire, qua fa vedere due taglie di piastra, ma per dire se abbiamo delle polo, abbiamo una roba con la zip, dobbiamo infilare un coso, questa piastra qua col fatto che è aspirata mi sembra un po' più complicata, non è una piastra singola, quindi se uno non deve per forza appoggiare qualcosa sopra, ma deve già usare un indumento un po' complicato, ma poi mi sembra più difficile, cioè ha più parti se uno la deve sostituire. Non so effettivamente il vantaggio qual è per l'abbigliamento. Per i transfer potrebbe avere un senso. Quindi diciamo che non mi convince al 100% sta cosa, però la cosa della piastra riscaldata secondo me per il DTF quella lì è una buona idea. As shirts are vacuum flat. This feature also results in increased ink penetration for better color and wash fastness. Dice che così anche col fatto che crea un minimo di vuoto, l'inchiostro penetra meglio all'interno del tessuto e aumenta la lavabilità. Che in realtà se tu metti il primer su un tessuto scuro, il primer sigilla, quindi non vedo come mai l'inchiostro bianco dovrebbe cambiare, penetrare più in profondità. Non mi risulta. Sul tessuto chiaro può essere, ma comunque se tu non gli metti il primer già assorbe di suo, di boh, non mi sembra una trovata commerciale questa, sinceramente. An auto gap adjustment sets the product at the optimal printing height. Ok, questa è una cosa comoda. La macchina automaticamente adatta l'altezza senza farlo manualmente, piuttosto che incastrarsi, bloccarsi, come la rilevazione della piega, eccetera, eccetera. Qua in automatico si aggiusta l'altezza e va bene così. Hybrid Questa è series una cosa has both comoda. innovative hardware and software. An intuitive control panel with an LED display allows you to easily toggle through all printer operation steps. Print-ready artwork can be loaded through the Allora, operation vabbè, monitor qui parla along with del the solito matrix procedures caricamento, facile da all on the utilizzare, fly. The Q-Series sembra printer costruita software bene, il becomes pannello standard sembra with high-definition comodo. color profiles for superior image reproduction. The multi-strike white ink feature Vabbè, prints qua sta results in flexando sul even fatto better ink che è penetration tutto for molto amazing accent bello, vabbè, tones, per true forza. reds, bright greens, and dark blacks. Niente di, non è che AIR possono feature dire che fa schifo. refreshes the print head by flushing a Allora, qui arriviamo al punto saliente, raga. cleaning solution through the manifold, ink lines, dampers, print head, and cap stations. This feature results in a refreshed print head daily. Allora, raga, secondo me qua c'è il punto saliente della cosa. Cosa ho appena detto?
appena detto che questa macchina ha questo bottone, aspetta che ve lo rifaccio vedere. If you're looking to expand the range of printable products Aspetta you che can se offer your riesco. series printer will deliver superior Oh. application. In our feature, Allora, c'è scritto White Ink Flash, cioè praticamente lavaggio dell'inchiostro bianco. Lui dice che con quel tasto la macchina lava l'intero circuito di stampa, linee, damper, manifold, che è praticamente il pezzo prima della testina vera e propria testina, cioè praticamente l'intero circuito del bianco dice che viene lavato con con una cleaning solution, un liquido di pulizia apposta e dice assicurando così che tutto l'intero sistema è pulito, lavato e la vostra testina è come nuova tutti i giorni. Insomma, secondo me sta cosa sembra un pelino esagerata, cioè nel senso, ovvio che mi garantisce in questo modo un sistema completamente pulito, l'inchiostro bianco non fa in tempo a sedimentare, però tu in questo modo mi stai lavando l'intero sistema di bianco dalle cartucce fino alla testa. Quanto inchiostro mi butta via? A me sembra, non lo so, cioè, io ho una Epson e so che anche quella, se la tengo ferma, comunque una cartuccia al mese di bianco me la beve solo per fare le pulizie. Ma in questo caso, cioè, visto che comunque ha una testa, nella configurazione minima, ha una testa solo per il bianco, quindi non so quanti canali saranno, però se tu mi lavi tutto il sistema delle linee, i damper e il manifold e tutto il resto, ogni giorno, secondo me butta via una tonnellata di inchiostro. E tra l'altro, anche qua mi sembra che sia un remake della automanutenzione stile Epson che ha le cartucce tipo queste qui, ma della Cleaning Solution, che anche lei si fa l'automanutenzione, però di cleaning la Epson ne butta via poco, butta via più inchiostro. Qua non so, a me questa cosa sembra, cioè di sicuro ti assicurerà che tutto il sistema duri nel tempo e non ci siano problemi. D'altro canto, però, i costi solo per il bianco aumentano in una maniera esorbitante. Poi sarebbe da capire nella realtà dei fatti quant'è questo costo. dampers, printhead, and cap stations. Qua dice sì, tutto, anche la cap station, cioè lava tutto il sistema. Quando tu schiacci quel tasto lì, ti lava tutto il sistema del bianco, visto che comunque è una testina a parte, è un circuito separato, viene flussato tutto. This feature results in a refreshed printhead daily. If you're looking to expand the range of printable products you can offer Te lo dici anche contento, eh. Per carità, gli inchiostri te li vendono loro, sarei contento anch'io. Però, raga, boh. for your clients, then the Q Hybrid Series printer will deliver superior application versatility, higher productivity, ease of use, reliability, print quality, less downtime, and high durability. We invite you to schedule a live Vabbè, demonstration niente, qua il online at one of our solito... showrooms. Thank you for your Qua concluso. E niente, dice insomma che è tutto molto bello, eccetera, eccetera. Allora, io adesso, per carità, metto le mani avanti. Al di là delle mie considerazioni personali, che ripeto, io non ho provato la macchina e sono solo delle impressioni da utilizzatore di macchine simili da qualche anno. Chiaramente devono competere con personaggi come Epson e Brother e chi per loro, anche Rico, tutto sommato. Quindi non è che possono, cioè non è una macchina questa brutta, è già una macchina buona che ha delle feature che sembrano anche intelligenti. Mi sembra che hanno un po' preso a destra e a sinistra dai vari competitor
e hanno cercato di unire le feature migliori da una macchina dell'altra e hanno tirato fuori quella macchina qua. Ora hanno creato questo hype, chiaramente perché per ragioni commerciali e secondo me anche per il fatto che in quegli ultimi anni qua col DTF sembra quasi che la stampa digitale diretta abbia perso senso e utilizzo, che non è così, perché comunque la DTF la faccio anch'io con la mia macchina, ma ha proprio l'idea, anche se lo fai con una colla buona, si sente con transfer e su stampe di un certo tipo non dà la leggerezza di una stampa DTG fatta bene. Eh sì, perché la stampa DTG è superiore come leggerezza e qualità. Chiaro che per applicazioni come stampe a cuore, stampe per i cappellini, stampe a spalla o superfici scomode, materiali poliestere e nylon, la DTF va benissimo. Quindi fare l'intelligenza di fare una macchina chiamata ibrida che mi fa ha praticamente implementato nel RIP questa è una cosa molto intelligente. Per il resto non ci vedo tutta questa innovazione, nel senso hanno messo la doppia testina One Pass, la cosa lì del flussaggio mi sembra una cosa un po' esagerata, nel senso che comunque, boh, per giustificare il fatto di lavare la linea completa tutto il giorno devi ammortizzarla facendo un tot di stampe, anche se la prendi a piastra singola devi fare, non so, 50 stampe al giorno minimo per saltarci fuori con i costi di una cosa del genere. E niente, volevo fare questo nuovo format, questa diciamo reaction a questa macchina perché ho visto che poi adesso è giù in Wiscom a Bari, ho visto che è venuta, l'hanno presentata in Italia lì e vabbè io ho messo il video questo in inglese perché comunque entra più nello specifico dei vari dettagli della macchina, mentre invece il rivenditore italiano è un po' più generico. E niente, grazie di aver seguito questa cosa. Se vi piace, fatemi sapere. Se avete qualche commento, non siete d'accordo, scrivete pure, non c'è problema. Sono aperto al dialogo, sono mie impressioni, niente di che. E grazie, alla prossima. Ciao.